Cari amici di Sfizi di Calabria, siamo alla seconda parte del video sulla costruzione del forno calabrese in Mozambico. Forse molti di voi ancora non hanno visto il primo video e vi consiglio di andare a vederlo, ve lo metto qui sotto nei commenti perché è una storia davvero incredibile. E il protagonista principale è proprio lui, è Giuseppe, che dal Mozambico più di 2 mesi fa mi chiamò con l'idea di voler costruire lì una replica del mio forno calabrese di Sfizi di Calabria. Così è stato, siamo arrivati alla prima parte della costruzione del forno che risale a più di 1 mese fa. Giuseppe poi, per una questione di burocrazia, in pratica il visto scadeva, è dovuto rientrare. È venuto a trovarmi di persona, è la prima volta che ci siamo visti, abbiamo raccimulato un po' di cose da portare lì ai bambini, vestiti e quant'altro, e adesso vedrete la seconda parte della realizzazione di questo forno calabrese in Mozambico. Giuseppe, hai l'occasione di parlare anche tu con tutti i miei follower. Anzitutto grazie Gianluca per avermi ospitato e per avermi supportato, perché il video che hai fatto ha avuto grande successo, ci sono state anche delle donazioni e siamo riusciti adesso posso ripartire e possiamo completare i lavori del forno, quindi tutto questo è straordinario. Per me è stata pure un'esperienza bellissima poter essere un reporter là. Altrimenti, se non mi avessi spinto tu a fare questi video, io non li avrei realizzati. Questo è anche l'orgoglio nostro calabrese. Quando tu mi hai detto che eri calabrese, tu trovavi lì, volevi fare questo forno, mi sono sentito subito chiamato in causa io, e sicuramente sapevo che era una cosa che sarebbe piaciuta e che venisse presa a cuore da tanti e tanti di voi. Pertanto basta con le chiacchiere, guardatevi la seconda parte del video. Quello che vi chiedo, lasciate i commenti qui sotto, quali sono le vostre impressioni. Buona visione e ciao a tutti dalla Calabria e dal Mozambico con Giuseppe. Buona visione. Ciao. E dalla Calabria in un attimo eccoci catapultati, e voi insieme a me, in Mozambico, dove assisteremo al procedimento dei lavori per quanto riguarda la realizzazione del forno calabrese che abbiamo iniziato lì qualche mesetto fa, e Giuseppe da lì ci aggiornerà. La consegna più attesa è appena arrivata, finalmente sono arrivati i mattoni con cui potremo fare il nostro forno, la volta e la base. E vi lascio immaginare soltanto, a parte la difficoltà di costruire un forno calabrese qui, e poi la difficoltà sta nel trovare i materiali, nel muoversi, e comunque, come ben sapete, al calabrese le imprese facili non piacciono mai, per cui grazie soprattutto all'infinita bontà di Giuseppe, che si trova in Mozambico, che coordina i lavori, e grazie anche a questi bravi lavoratori che senza attrezzatura adeguata e con il meglio di come possono arrangiarsi stanno procedendo davvero in una maniera ottimale nella realizzazione di quello che è la copia autentica del forno calabrese che si trova qui da me, da Sfizi di Calabria. Ed intanto si continua a lavorare sulla base. Non essendo riusciti a recuperare le tavelle qui in Mozambico, abbiamo dovuto trovare degni sostituti, quindi questi tronchi portanti saranno le travi che sosterranno il peso del nostro forno. Ne saranno collocati 4, adesso il maestro sta scavando le cavità nelle quali questi verranno collocati per mantenere stabilità. In questo momento Zeka e il maestro stanno riempiendo le fughe. In un secondo momento caleremo una miscela di cemento, calce e al 50% cenere.
Ecco come appare la nostra base del forno una volta che è stata colata la prima gettata di cemento. Sopra questo adesso sarà messo del materiale isolante e in un secondo momento metteremo i mattoni refrattari che saranno la vera base del nostro forno. Che il maestro mischiano cemento, cenere e calce per il rivestimento superiore della base del forno. Direttamente sulla miscela refrattaria adesso stiamo mettendo i nostri mattoni. Ovviamente, per non far venire un video eccessivamente lungo, i passaggi vengono un po' abbreviati, però passare velocemente nella fase del video è una cosa molto semplice. In realtà ci sono voluti diversi giorni per andare avanti con i lavori. Un'altra difficoltà non da poco è quella per trasmettere i video che Giuseppe ha realizzato per noi, per trasmetterli a me qui, per poi effettuare il montaggio finale, perché lì la connessione, per avere la connessione, l'avete visto nella prima parte del video, ci si deve spostare in pieno deserto con un crocchio di moto fino ad arrivare a una postazione dove c'è un minimo di connessione ad internet che permette a bassa risoluzione. Infatti vedete che la qualità dei video non è eccellente, ma in questo caso non ci interessa, perché è importante invece vedere quello che si sta realizzando. Man mano che Giuseppe riusciva ad inviarmi i video, io ho continuato con il montaggio per farvi vedere la storia, come procedeva, e direi, ditemi voi anzi nei commenti, che il tutto sembra che sta procedendo davvero benissimo. E chi ha seguito con attenzione la realizzazione del mio forno, dove trovate il video sulle varie piattaforme, si sarà accorto che anche in questo forno realizzato in Mozambico si rispetta la stessa vecchia tecnica, cioè per realizzare la volta non vengono utilizzati i mattoni, bensì i coppi, le tegole. Nel mio caso erano tegole antiche, tegole vecchissime che venivano rotte e posizionate allo stesso modo. E qui il maestro sta replicando la stessa e identica tecnica. Quindi è un autentico forno calabrese. E guardate qui come si sono ingegnati per costruire questa forma che permetterà poi il posizionamento delle altre tegole. E finalmente la volta è ultimata, ora va soltanto rifinita e poi tutto il perimetro va pieno di materiale che poi servirà a far rimanere la temperatura più o meno costante e maggiormente a far sì che non ci sia dispersione di calore. Arrivati a questo punto, siamo a più della metà della realizzazione, è sorto un problema. Giuseppe dal Mozambico, poiché erano trascorsi già i 2 mesi che poteva restare, è dovuto rientrare in Italia. Pertanto il forno per un piccolo lasso di tempo è rimasto nelle condizioni in cui vedete adesso. E purtroppo erano finiti anche i soldi per permettersi magari di spostarsi in un altro stato e rientrare dopo. E allora Giuseppe ritorna in Italia, ritorna in Calabria, mi viene a trovare quasi subito e la situazione è quella che avete appena visto. Non si è riuscito a finire il forno nonostante si era già arrivati quasi alla fine, però
Le vie del Signore sono infinite. Devo dire innanzitutto grazie a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, anche aiutandoci in silenzio. A chi mi rivolgo lo sa benissimo, il grossissimo abbraccio che gli mando. E allora Giuseppe, quando è arrivato qui in Calabria, è stato contattato da un ennesimo grande calabrese che si chiama Sergio Crocco, che colgo l'occasione per salutare. Lui già è un veterano dell'Africa per tantissimi progetti umanitari, da più di 18 anni credo che frequenti non solo l'Africa ma tutte queste zone remote. In pratica Sergio contatta Giuseppe e, per farvela breve, ritornano in Africa per 9 giorni. Sergio va a vedere altre possibilità di aiuto che possiamo fare, mentre Giuseppe continua la realizzazione, la conclusione finalmente del nostro forno calabrese. E visto che c'era l'occasione di ritornare di nuovo lì, hanno cercato di prendere soltanto un paio di cambi di vestiti per loro e abbiamo riempito le valigie di tutto quello che poteva essere portato lì ad aiutare le persone più sfortunate di noi. Per me personalmente, per la mia famiglia, è stato emozionante vedere, non so, i vestiti di Pietro, qualcos'altro che 2 o 3 giorni prima era qua a casa mia in Calabria, e dopo un po' già Giuseppe mi ha mandato il video della consegna a questi bambini. È stata davvero una cosa toccante ed emozionante. Emozionatevi anche voi con la continuazione. Eccoci, siamo qua, io e Sergio dall'aeroporto di Nairobi. Nairobi, sì. Saluta Gianluca. Saluto Gianluca e stiamo per andare verso Nampula, verso la Cognato Mozambico. Esatto, quindi abbiamo fatto forse 30 ore di volo. Ancora ce ne aspettano altri 3. Ci aspetta poco per arrivare là, poi abbiamo il transfer. Li facciamo volando. Sì. Ed in queste occasioni, in questi momenti, davvero ti senti orgoglioso di essere calabrese, e vedete che i lavori sono ripresi alla grande. Si sta già passando intanto alle rifiniture dell'esterno del forno, mentre poi subito si partirà con la copertura della struttura esterna e del forno stesso. Giuseppe, a te la linea. I lavori del forno stanno andando avanti, stiamo ritardando con le riprese, quindi c'è un progresso alto rispetto a come ci eravamo lasciati, ma abbiamo avuto qualche piccola difficoltà. Oggi per esempio piove, ma è stato un tempismo perfetto, proprio perché ieri notte con Zega abbiamo messo una copertura per proteggere la volta, che non deve bagnarsi prima del completamento, e adesso abbiamo proprio cominciato a fare il tetto, proprio in previsione della stagione delle piogge. Oggi è il 1° di dicembre e stimiamo di completare i lavori entro il 5. Adesso speriamo che la pioggia ci lasci stare, ma dovrebbe piovere solo oggi. Domani dovrebbe essere un giorno di bel tempo e quindi possono continuare i lavori. Speriamo che Gianluca riesca a risolvere con il montaggio. Quello che volevo dire era proprio che ci auguriamo che le prossime immagini possano essere luminose e soleggiate. Qui Zega sta cercando di proteggere con quello che riusciamo il forno. Ciao! Tranquillo Giuseppe, le immagini vanno benissimo, sono chiare. Grazie anche a voi, abbiamo acquistato dei materiali da lavoro e come vedete il mestre Brancu lavora con l'ausilio di una livella e lui è molto bravo ad andare a mano libera, però con la livella fa più velocemente. Oggi c'è poi una task force di persone perché stiamo completando il tetto. Abbiamo comprato le tegole che mancavano perché non avevamo all'inizio proprio tutti i soldi, quindi ne avevamo comprato una metà. Abbiamo risparmiato col trasporto perché abbiamo affittato una macchina insieme a Sergio, e quindi rimarrà solo da fare la bocca e domani ci sarà l'inaugurazione del nostro forno. Sarà l'energia scaturita dal forno o semplicemente la quiete dopo la tempesta e questa giornata strepitosa che
lascia che oggi si respira veramente aria di festa. Di solito qua c'è sempre qualcuno che aspetta i traghetti, ma oggi ci sono questi bambini che stanno facendo il bagno sulla spiaggia bellissima che c'è qui davanti al forno e non è sempre così, quindi sembra veramente proprio che insomma questa energia positiva e questo cerchio che si chiude, infatti torniamo proprio davanti al nostro forno. Ed ecco il grande Zeca che apre una delle 4 valigie che gli sono arrivate piene di vestiti e tante altre cosette interessanti che a loro e alla sua famiglia possono servire. Questo davvero per noi e per chiunque ha collaborato credo che sia il più bel regalo di Natale che ci siamo potuti fare. E vedete una parte dei tantissimi bambini che ci sono qui che aspettano di ricevere qualcosa in dono anche loro. Certo, non basterà per tutti, ma qualche sorriso lo abbiamo portato. I giorni trascorrono veloci e soprattutto pieni di tanto lavoro, ma il traguardo è sempre più vicino. Ci stiamo avvicinando alla prima accensione. Momento emozionante, questa è la prima accensione del forno. Siamo al tramonto qui a Condusia e Zeca sta per accendere il primo fuoco del nostro forno tradizionale calabrese mozambicano, ispirato al video di Gianluca Gli Sfizi di Calabria. Ecco qua. Cari amici, un'emozione indescrivibile. La tenacia, la caparbietà, la determinazione hanno fatto sì che questo sogno di costruire un forno calabrese in Mozambico diventasse realtà. E per me personalmente non resta soltanto un forno, ma un monumento tangibile della volontà inarrestabile di trasformare ogni sogno in una fiamma viva di successo. In questo impegno, in questa dedizione, la forza calabrese ha bruciato come il fuoco stesso, illuminando il cammino verso la realizzazione di un'impresa difficile e che sembrava irraggiungibile. In questo racconto epico di determinazione e caparbietà si è dimostrato che quando la volontà è fusa con l'ardente desiderio, ogni sfida si scioglie sotto il calore infallibile dell'impegno. Grazie a tutti voi di cuore per aver guardato questo video fino alla fine, grazie soprattutto a chi lo condividerà, lo farà vedere ai propri amici, perché anche conoscendo questa storia magari può far piacere all'animo. Viva i calabresi, viva le persone di cuore di qualsiasi parte del mondo.